Ragazzi, buongiorno dal parcheggio all'hotel di Campogrande. Quella là sopra la nostra camera, dove all'interno si trova Sara che sta cercando di montare un video. questa è la Tenerona. Ma noi questa mattina proviamo ad andare al concessionario Yamaha perché dobbiamo risolvere questo problema. Ieri non sono riuscito a sbloccare il tappo dove si inserisce l'olio, Perché è veramente un tappo ostico. infatti prima di rompere l'esagono incassato Voglio provare, andando da un meccanico qua vicino, concessionario ufficiale Yamaha, a sbloccarlo. Poi, se fortunatamente hanno anche il paraolio, cambiare il paraolio. Ma non mi voglio fare illusioni. Sapete benissimo che dobbiamo riportare la moto a Montevideo. Da qua a Montevideo sono circa 2000 km. Ovviamente non voglio e non posso farli in questa condizione. La cosa più semplice e indolore sarebbe quella di sbloccare il tappo, comprare un litro d'olio per trasmissioni 80-90 e all'occorrenza lungo la strada togliere il tappo, controllare il livello e se fosse reinserire l'olio. Poi con calma, quando ritorneremo, porterò diversa roba dall'Italia perché qua trovarla è molto complicato. La Tenerona, ragazzi, si sta invecchiando e ne sta passando tantissime, quindi mia assoluta premura cercare un attimo di mantenerla nella forma migliore. Ora, senza farvi perdere tempo, andiamo da qua al concessionario, che sono circa 1,3 km, e come si dice, speriamo. Il meteo, come vedete, non è dei migliori, però come potete vedere, maglietta a maniche corte, pantaloncini corti, abbigliamento perfetto da moto, non mi copiate, non si fa. Tutto per dirvi che ci sono 32 gradi. E come potete vedere parte molto meglio di quando eravamo in Bolivia sull'altopiano, con la benzina super scadente. Con la benzina brasiliana il motore della Tenerona è veramente rinato, sembra avere minimo 20 cavalli in più. Dopo 3 minuti arrivati alla concessionaria Yamaha. Ci sono tantissime moto nuove, ma come potete vedere sono tutte moto raffreddate addirittura all'aria, 150, 250, 300 di cilindrata. Questo è il service. Allora, non parlano inglese e non parlano spagnolo, quindi con calma dobbiamo imparare anche il portoghese perché è fondamentale. Io dico sempre, ragazzi, si può viaggiare senza conoscere le lingue. Siamo stati in Giappone, al centro della Cina, dove ovviamente sia la scrittura che l'idioma che la lingua è totalmente differente, però conoscere la lingua secondo me è fondamentale per capire il posto, ma soprattutto per risolvere determinate problematiche. Allora, io intanto vi aggiorno, ho parlato con i ragazzi super disponibili e si fa veramente fatica a comunicare perché il portoghese è totalmente diverso dallo spagnolo, ma facciamo con Google Traduttore. Il problema, devono controllare se hanno il paraolio, altrimenti facciamo con l'altra soluzione, cioè cerco di farmi sbloccare il tappo dell'olio, poi compro l'olio lungo la strada, ogni tanto controllo il livello e lo rimetto. I ragazzi controllano se hanno il pezzo. No tiene la pieza. Non tiene? Garcia, È meglio Sì. Gli ho detto se possiamo riscaldarlo, ora prova a riscaldarlo. Come dico sempre, ragazzi, bisogna stare calmi, tranquilli, una soluzione la si trova quasi sempre. Certo che fare 2000 km/h in queste condizioni ovviamente non mi piace, però il tempo ne abbiamo poco. Lungo la strada, non so se sapete, ci sono anche delle alluvioni molto importanti. La soluzione più indolore è quella appunto di togliere il tappo, comprare l'olio e ogni tanto controllare il livello dell'olio sperando che il paraolio tenga e non inizi a perdere ancora di più. Dai, anche questa cosa, se la vediamo dal verso giusto, fa parte dell'avventura. Più le difficoltà aumentano e più ci sentiamo vivi.
proviamo esternamente con un cacciavite a battere e speriamo anche che abbiano un dado sostitutivo, perché ragazzi poi io devo aprirlo, richiuderlo lungo la strada. E comunque, parere puramente personale, qua i giapponesi secondo me hanno fatto una cazzata. Dovevano mettere un tappo con un esagono esterno. Con il fatto che il Caltano si scalda parecchio, anche se si blocca e anche se non lo si tira con la chiave dinamometrica, perché io conosco persone che l'hanno tirato con la chiave dinamometrica ma con il tempo comunque tende sempre a bloccarsi, era meglio mettere un dado con l'esagono esterno, perché appunto non succedano queste cose. E vabbè. Proviamo a fare il foro più profondo e cercare di far prendere meglio l'inserto, altrimenti ragazzi si finisce come prima. Veloce aggiornamento, almeno vi rendo partecipi. Il meccanico non è riuscito, poi mi ha mandato un altro meccanico, non ve l'ho fatto vedere. L'altro meccanico mi ha detto vai da un altro meccanico, l'altro meccanico mi ha detto torna alla torneria. Sono arrivato alla torneria e qua sta tutto chiuso. Torneria Yanai, sicuramente perché ormai è l'ora di pranzo, quindi ho un altro problemino. Ho tutto il supporto davanti che non ho capito perché non mi tiene, anche se la vita è serrata, anche se la vita è tirata. Quindi ora, senza perderci d'animo, torniamo in hotel, smonto tutto l'anteriore, aspetto verso le 3-4 di pomeriggio che magari poi aprono e torno qua. Dai ragazzi, vai! Mettiamocela tutta. Aspettate aggiornamento veloce, stavo ripartendo, poi ho visto questa targa. L'orario va dalle 7 all'1, dalle 13 alle 17. Ora sono le 12:42, quindi aspettiamo un po' e speriamo. E comunque non voglio dire nulla, non sono scaramantico, ma oggi è venerdì 17. Nel frattempo ho la compagnia di questo robot. Non ho internet perché ancora non abbiamo comprato la scheda brasiliana in quanto siamo entrati ieri, però in compenso ho mezzo litro d'acqua che non deve mancare mai. Tenerona, lo so, hai fatto anche troppo. Moto portata dentro, staccata la batteria. Buon trabaco. Sì. Ok? Bueno. Bom. Bom. Buon trabaco. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Ragazzi, la situazione è quasi tragicomica. Il primo tentativo, come avete visto, è andato a beep del paese. Numero uno. Ora controlliamo il livello dell'olio. Praticamente, se guardate, ne ha consumato pochissimo, si trova sotto al massimo di poco. Come immaginavo si poteva ancora procedere, però per sicurezza, per tutti i chilometri che dobbiamo fare, come dico sempre, bisogna un attimo mettersi dalla parte del giusto, mettiamolo in questa maniera. Comunque, ora che ho visto il livello dell'olio sono più tranquillo. Adesso vediamo come sistemano il tappo, perché ovviamente non ho un tappo nuovo e anche in officina Yamaha non ce l'avevano il tappo nuovo, però devo avere la possibilità di poterlo allentare e ovviamente tirare, sempre per controllare il livello dell'olio strada facendo. Io intanto vi aggiorno, non vi porto dentro perché c'è la musica. Hanno rimediato due viti, questa grandinina è la stessa, però hanno rimediato anche quella con l'esagono esterno, quindi se riusciamo a tornirla un po', preferisco l'altra perché, come si dice anche qua, non si
hispana, in brasiliano è lo mismo, è lo stesso. Ora la portiamo alla stessa misura dell'originale come diametro. È precisissimo. In questa maniera abbiamo l'esagono esterno con la rondella ricavata. In termini tecnici è la cosa migliore. Ora collego la batteria e poi vi spiego tutto. Altro aggiornamento veloce, sono andato da un'altra parte per prendere l'olio, poi alla fine hanno solo il 75-90, io ho l'80-90, in teoria si potrebbe mischiare tranquillamente, però vi ho detto, allora lo cambiamo, il resto me lo porto via. Quindi ora cambiamo l'olio da quest'altra azienda che forse è la migliore di qua Campogrande. Due ragazzi simpaticissimi. Ovviamente togliamo il paracardano, lavoro semplicissimo, mettiamo l'olio nuovo, così quando aggiungo l'olio è sempre lo stesso. Se vi ricordate, l'olio l'avevo cambiato sul Cardano a Salta l'anno scorso e ci ho fatto circa 15.000 km. Ora vediamo allo stato attuale. E sta nuovo? Sì, Acá tiene poco. Zero, 6 limaglia. E dopo 15.000 km l'olio come nuovo. Sul tappo c'è ovviamente la calamita che serve per attirare tutti i detriti e sulla calamita non c'è nada. Top. Esta dal tornillo porque era mais largo. Sì, Buon trabalho. excelente. Muito bom trabalho. Eu tenho torno também. Tieni il tornio. Mini torno. Number one. Se eu tivesse vindo antes aqui, teria feito esse serviço também. Non sapevo. Praticamente parlando con il ragazzo, se venivo direttamente qua aveva il tornio, aveva tutto. Ragazzi, è impossibile sapere tutto. Quando ci troviamo in queste condizioni, ovviamente per forza di cose siamo un po' sballottati a destra e a sinistra. Quindi se per caso venite a Campogrande, Ricordatevi questa tienda. perché da quel poco che ho potuto vedere è la migliore tienda, è il migliore negozio di moto di Campogrande. Addirittura è talmente preciso che toglie il silicone che avevo messo io. Per mettere la rondella nuova. Questo è un lavoro che andrebbe sempre fatto perché la rondella la prima volta si schiaccia e ovviamente fa la guarnizione. So benissimo ragazzi che sono cose semplicissime che tutti voi sapete, però magari c'è qualcuno che è un po' profano della materia, io ve la butto là, non voglio insegnare nulla a nessuno. Eu quero que você me diga qual que é a diferença do... Intanto ne abbiamo scoperta un'altra. Wurth è fabbricato in Brasile, quindi non pagano le tasse di importazione. Ho parlato con il ragazzo, ho un problema anche a Cupolino che sembra si sia spezzato il supporto. Lui mi ha detto è un lavoro che ci vuole 8 ore. Io ho detto guarda, ti assicuro che ci vuole molto meno, lo posso fare io, smonto tutto davanti. Quindi ora smonto tutto con i miei attrezzi, poi ovviamente gli mostro il problema e vediamo se si riesce a trovare una soluzione, perché la vita centrale, quella che sostiene tutto, è serrata, è tirata, ma sembra appunto non tenere nulla. Ora ci mettiamo sotto, sono le 3 di pomeriggio, ovviamente non ho fatto pranzo, ma bisogna approfittare perché voglio sistemarla questa cosa. Guardate, cerco di farvi capire, vedete questa cosa? Praticamente la vite che dovrebbe tenere tutto non tiene più nada e se guardate qua si muove todo perché tutto è sostenuto dalla carena laterale di sinistra e dalla carena laterale di destra. Ora con i miei attrezzi smonto tutto, poi vediamo. Problema trovato e ora abbiamo capito anche che cos'era quel ticchettio. Praticamente guardate là dove indico, questo è il pezzo, si è spezzato. Quindi quel ticchettio che sentivo è perché sicuramente si era rotta una parte. Magari la parte alta. Per questo il ticchettio sembrava un rumore che batteva ferro a ferro e come ho detto anche nel video della Bolivia bisogna sempre aspettare che tanto quando si sente un rumore prima o poi viene fuori il vero motivo perché si rompe todo. Vedendo nel dettaglio Bisogna ammettere che dato che questo supporto tiene tutto, faro, cruscotto, cupolino, alza cupolino, GoPro nel mio caso eccetera eccetera, dovevano farlo più resistente. non posso vedere una cosa del genere. Devo essere onesto, qua i giapponesi potevano fare qualcosa di più resistente, perlomeno per come è stato pensato. Ora abbiamo un altro problemino, se vi ricordate all'inizio della seconda stagione Il cablaggio del faro l'avevo collegato con i mammut, quindi non voglio di nuovo toglierlo. ovviamente non è molto comodo lavorare così, ma siamo nelle sue mani che deve saldare il supporto. Confido in questi ragazzi perché secondo me sono eccezionali. Nuovamente scollegare la batteria, oggi me la prendo veramente a ridere perché è una giornata particolare. Bisogna fare attenzione anche a non bruciare i cavi. Ovviamente togliamo la vernice, preparazione e speriamo bene.
muy precisa, pequeña pequeña, Sì. spettacolare. Abbiamo cambiato anche la parte posteriore perché almeno diventa più corto. Che gli vogliamo dire a sto ragazzo? 32 anni. Grande, grande. E cerco di mostrarvi il lavoro nel dettaglio. La saldatura fatta secondo me a regola d'arte, il ragazzo è bravissimo, anche di qua. Spettacolare. Numero 1. La missione impossibile. Missione impossibile. Ok. Anche simpatico. Adesso con la massima velocità ma anche con calma rimonto todo. Travago terminato, non è avanzata neanche una vite, una rondella, nada. Ecco la tenerona, finalmente adesso è tornata stabile e non c'è più quel rumorino odioso. Perfetta ragazzi. Che giornata pazzesca. Adesso saluto il ragazzo, lo ringrazio tantissimo. Officina spettacolare veramente. Ovviamente sono le 6:30 di sera perché fuori si è fatto notte. Lui ha lasciato l'officina aperta per me. Addirittura per 30 minuti se n'è andato, mi ha detto posso andare, poi torno tranquillo, non ti preoccupare. Com'è il mio volto non lo so, però devo essere sincero. Ho una felicità in corpo spaventosa. Ho anche un po', tra virgolette, quel pizzico di adrenalina perché non sapevo se riuscivo a fare il lavoro, in quanto il ragazzo mi ha detto giustamente per fare questo lavoro necessito di 8 ore. Io ho detto stai tranquillo, la moto la conosco come mia moglie, spero, un paragone che non bisogna fare in questi casi, però comunque mi avete capito. Quindi l'ho smontata in fretta e furia, lui ha fatto un lavorone per saldarla. Ho detto anche che i giapponesi potevano fare meglio, però devo aggiungere una cosa per onestà intellettuale: la moto non viene venduta con l'alza cupolino e non viene venduta o progettata con nada. questo significa che il progetto fatto dai giapponesi non doveva sostenere quel peso e di conseguenza quelle vibrazioni, perché un peso in alto significa aumentare le vibrazioni, in quanto in fisica aumenta il braccio, aumenta la leva. Quindi sono stato abbastanza, tra virgolette, cattivo nel giudicare il progetto giapponesi, però il supporto del cupolino potevano farlo anche un po' più resistente. Come dico sempre, la moto pesa tanto, però quei 10 grammi in più a volte, quando l'utilizzo è abbastanza hard, possono fare la differenza. senza saccenza le mie customizzazioni. Ovviamente sovradimensionate, però se considero il peso, se considero la caduta, ragazzi, sono ancora come nuove. Una semplice piccola civiolinata per me stesso. Dopo tanto trabaco ogni tanto ci vuole per aumentare l'autostima, nulla di più. Ora però torniamo a Sara. Questa è la fantastica officina, guardate la qualità dei prodotti, cioè qua in Sud America è impossibile trovare una cosa del genere. Hanno addirittura il Motul, eccolo qua, V300. L'ho provato anche sulla Tenerona, anche se non è da competizione e non andrebbe usato per il turismo, in quanto dopo 1500-2000 km andrebbe sostituito, ma è veramente eccezionale. Hanno anche Castrol. Il ragazzo ci tiene tantissimo, ha 32 anni, voglio condividere anche l'età perché se qualche ragazzo guarda questo video, da parte mia impegnatevi, perché tanto se vi impegnate prima o poi ci vorrà il tempo, però è sempre comunque soddisfacente. Nulla viene per caso, nulla viene regalato. Oggi è stata una giornata lunghissima, ma torno da Sara con tantissima soddisfazione. Anche se non hanno il paraolio, quindi non ho potuto sistemare il danno, per ora abbiamo la vite con l'esagono esterno, quindi posso controllare l'olio e questa cosa è indubbio che mi faccia un po' felice. Un placer. Sta muy bien. Grazie. Grazie por todo. Grazie por todo. Number one. Presente Grazie. le mie equipe della carriera. Anche il cappellino abbiamo rimediato, troppo simpatici questi ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ora torniamo da Sara, guardate che traffico, ma soprattutto è scomparso il rumore e finalmente tutto è molto stabile. Sono le 7 di sera, magliettina a maniche corte, pantaloncini corti, ragazzi c'è una temperatura strepitosa, si sta benissimo, sarà un po' l'euforia, la felicità, non lo so. Perfetto ora, perfettissimo, super stabile.
Arrivati a destinazione, ancora non ci credo. Ora troviamo un posto per la Tenerona coperto perché se lo stramerita. Vediamo se c'è lo stesso posto di oggi. No, la mettiamo ancora più là perché da qua si riesce a vedere dalla camera. Dobbiamo monitorarla. Quella lucina lassù sicuramente è la camera dove si trova Sara. Sara non sa nulla che sto tornando. Noi abbiamo la camera 417 ed oggi è venerdì 17. Sì, sono tornato. Ti sono mancato tutto il giorno? Il buon samaritano, anzi il figlio prodigo. Ma soprattutto qua hai travagliato o no? Hai anche mangiato? Solo un pochino. Io da oggi ovviamente non ho mangiato nulla, però il ragazzo è stato gentilissimo, mi ha dato anche un po' d'acqua. Che dire, giornata super, sono strafelice e impegnatevi, perché torno a dire, nulla viene per caso, è una vita difficile. Oggi voglio un attimo cambiare il paradigma, dico sempre, quello che facciamo noi lo possono fare tutti e continuo a dirlo. Però voglio aggiungere una cosa, non è facile assolutamente, ci sono giornate complicate, ci sono momenti tipo quello che stiamo passando ora dove il cibo è veramente meglio lasciar stare, Sara ogni tanto va in crisi e quindi come sempre non si può condividere solo tutto bello, perché non è vero che è tutto bello, è difficile, però le cose difficili sono quelle che danno maggiore soddisfazione. Non ci adagiamo sulle cose comode perché secondo me è un po' come spegnere la candela, quindi bisogna tenere sempre accesa la fiamma, sempre. Però c'è bisogno di tanto impegno. È un po' come mi dice Francesco, queste le giornate più difficili, perché anche ieri è stata una giornata molto difficile. Tu non sai quella di oggi, poi la vedrai nel video. Sono quelle che ci ricorderemo di più, ed è vero, però questo col senno di poi, mentre le vivi devi stringere i denti. Adesso vado a farmi una doccia e poi una meritata cena nel ristorante migliore di Campogrande, porca di quella paletta. Ciao ragazzi e vamos!